Oggi vi faccio vedere una stupenda ricetta molto facile di crepes ripiene con delle verdure e con gli avanzi facciamo anche una lasagnetta, ma partiamo dall'inizio. Scegliamo le verdure, quelle di stagione, quelle che volete. Evitate magari i cavoli, i broccoli, che magari possono dare un sapore un po' forte, ma tutto il resto va bene. Evitate le patate, che danno qualche caloria, però se volete mettetele, io ve lo consiglio, poi fate come preferite. Tagliamo tutto a cubetti. Io ho messo una zucchina, non tutta, quasi un pezzettino l'ho tenuto da parte perché dopo vi faccio vedere una cosa. Ci ho messo un bel gambo di sedano, ci ho messo una carota abbastanza grande, ci ho messo dei fagiolini, ci ho messo quello che avevo nell'orto, quello che avevo in frigorifero, qualcosa che avevo comprato, ci ho messo anche mezzo peperone, non tanto, il peperone un po' forte, ci ho messo mezza melanzana. Queste sono le dosi per 4 persone abbondanti. Tutto deve essere ben lavato e tagliato a cubetti piccolini come un pisello, così cuoceranno abbastanza in fretta. A piacere, in questa ricetta ci potete mettere anche i funghi, per esempio, gli asparagi, i carciofi, anche quelli surgelati vanno bene, e degli aromi, quello che preferite. L'aglio io non l'ho messo, però se vi piace mettetelo. Ci ho messo del rosmarino, se non volete rosmarino metteteci l'erba cipollina o anche nulla, perché le verdure fresche sono già molto saporite anche di loro. Ci ho messo il porro, a piacere ci potete mettere la cipolla, questo è piuttosto importante perché arrotonda molto i sapori. Non ho messo cose come la pancetta, il bacon, ma se volete metterlo, mettetelo. Poco olio, vedete ho messo il beccuccio, sono lì che mi agito tanto, ma alla fine sono scese 4 gocce di olio. Andiamo sul fornello, fuoco vivace. Resto qui davanti a mischiare perché ho paura che mi si brucino all'inizio. Aggiungo un po' di sale, un po' di pepe. Come metto il sale le verdure cacceranno fuori un po' di acqua. Abbasso il fornello, ci metto il coperchio e lascio cuocere 5 minuti. Naturalmente un'occhiatina ogni tanto dategliela. Quando si scottano le verdure per fare i ripieni come i cannelloni, crespelle o lasagne, non bisogna farli stracotti, bisogna solo dargli una scottata e tenerli al dente, altrimenti dopo quando cuociono anche in forno viene fuori una cosa che sa di minestrone, di zuppa, invece no, le verdure devono essere ancora un po' croccanti. Tolgo dal fuoco la pentola dopo i famosi 5 minuti, ci aggiungo 250 g di ricotta, una manciata di prezzemolo. Sono entrambi facoltativi, se volete metterli li mettete, se non li volete mettere ci potete mettere magari un po' di verdure di più, le schiacciate e verrà lo stesso una crema adatta per riempire le nostre crepe. Ora il ripieno è pronto, teniamo da parte e facciamo le crepe. 3 uova. Dare le dosi per le crepe è una cosa inutile, non ha senso, perché le uova sono diverse, le farine sono diverse, i latti sono diversi, le mani sono diverse, tutto è diverso, ma cerchiamo di andarci vicino. Quindi 3 uova intere, una leggera sbattuta, poi ci metto prima 3 cucchiai di farina quella da battaglia, la 0,0, quella dei bancali, e una mischiatina. Grumi, non vi spaventate, non succede nulla, le uova non faranno mai dei grumi, e ne aggiungo altri 2, totale 5 cucchiai di farina. Io vi consiglio mettetene prima 4, vedete com'è, e dopo se vi serve aggiungete il quinto, così non vi sbagliate. Si fa un po' fatica a mischiare, è giusto, deve essere così. La crema deve un po' impiastrarsi dentro nella frusta, voi girate con energia finché non vedete che diventerà un po' più liscio, e guardate sui lati farà come delle ragnatele, come dei veli mentre girate. Ecco, così è perfetto il nostro impasto per le crepe, l'impasto iniziale. Ora il latte, poco alla volta, perché qui sì che rischiate di fare i grumi, quindi all'inizio ne mettete poco, giusto 2 cucchiai, glielo fate incorporare, poi gliene aggiungete ancora 2 cucchiai e via così, finché non raggiungete la densità giusta. E qual è la densità giusta? Adesso vi faccio vedere. In linea di massima ci va dentro 150-200 grammi di latte, che è un bicchiere pieno, però anche qui dipende, bisogna metterlo un po' alla volta. Vedete che sta diventando liscio, è ancora piuttosto denso, quindi metto ancora un po' di latte. Quando ci accorgiamo che la densità è giusta, a parte che si possono fare delle prove con un padellino, però vedete come faccio girare la ciotolina, vedete come veste le pareti, guardate, è ancora un po'
densino, ma io lo lascio così perché ad aggiungere il latte si fa sempre in tempo, mentre invece se c'è da aggiungere la farina vi garantisco che è un casino. Ora guardate il mestolo, guardate come veste il mestolo, guardate come sgocciola sotto, che fa un po' il filo, un po' le gocce. Ecco, così è perfetto, è vagamente densa, ma va bene perché vi ricordate quel pezzettino di zucchina che ho avanzato prima? Ecco, la grattugio e gliela butto dentro. Naturalmente farà un pochino di acqua questa zucchina e quindi mi porta la pastella delle crepe perfetta, nella densità giusta. E questa cosa della zucchina è facoltativa anche questa, se volete la fate, se non la volete non la fate. Pochino di sale e andiamo sul fornello. Padella antiaderente, questa è una padella favolosa, gli metto un goccino di olio solo per pulirla, perché poi vi faccio vedere anche come si trattano queste padelle. Metto la goccia d'olio, la tiro via, pulito la padella si è riscaldata e ci metto un cucchiaino di pastellina per vedere un po' come si comporta. Se non vi sentite sicuri fate questa prova qui, vi faccio vedere, vedete come scivola già via, la padella è fantastica, perfetta, la giro, ok, è leggermente densa, vedete che ha uno spessore un po' altino, è leggermente densa, in questo caso scegliete o la lasciate così oppure aggiungete ancora un goccio di latte alla pastella. Ora pulisco la mia padella e incomincio a fare le crepe. Padella calda ma non troppo, se la padella è buona state tranquilli che non vi si attaccherà assolutamente niente. Se per caso avete una padella un po' così e così e vedete che vi si attaccano, aggiungete un pochino di farina nell'impasto. Se invece è troppo spessa aggiungete un goccino di latte, ma se fate come vi ho detto resterà giusta. Vedete che si sono un po' stortati i bordini? Ok, palettine in silicone, mi raccomando, queste palette qua sono perfette per le padelle antiaderenti, non usatemi l'acciaio o il ferro nelle antiaderenti perché le rovinate. Mettiamo tutte le nostre crepe in un bel piatto. Visto il tipo di padella che ho utilizzato non ho più bisogno di passarci la carta leggermente unta e quindi le faccio tutte una dietro quell'altra, però se avete una padella che magari vi si attacca un po', passategli ogni tanto un po' di olio. Ecco, quando ho finito di utilizzare la mia padella nuova antiaderente bellissima che mi è costata un mucchio di soldi, io gli passo un pezzettino di carta asciutto, non la lavo neanche, la metto nel cassetto che è ancora calda, però attenzione, nelle padelle antiaderenti tra una e l'altra, quando le buttate dentro nel cassettone, non buttatele dentro così, metteteci in mezzo un pezzo di cartone, un tovagliolo vecchio, qualcosa, in maniera che non si rovinino, non si gratino uno con l'altra. Ora la besciamella, facciamo la besciamella furba, quella del canale Rapanello. Mezzo litro di latte, 40 grammi di farina o di maizena se volete, latte freddo, ripeto signori, latte freddo, ci mettete dentro la farina e la sciogliete, la disfate bene, poi accendete il fuoco al minimo piano piano. Nel frattempo fate in tempo a mettere un pezzettino di burro se lo volete mettere, se no non ce lo mettete proprio, un po' di sale, un po' di noce moscata. Però adesso vi dovete piazzare qui davanti per 3 minuti e non vi dovete muovere. Questa è una besciamella davvero facile, si fa in un mosso solo, si sporca una cosa sola, si fa in 3 minuti, però dovete stare qui davanti. Appena il latte si riscalderà un po', vedrete che tenderà ad addensare la farina, quindi via dal fornello e andate avanti comunque a girare ancora per 30-40 secondi perché il fondo della pentola è caldo, altrimenti vi fa dei grumi. Vedete come è rimasta bella liscia e perfetta? È fantastica. Me la metto in una ciotolina perché sennò nella pentola mi fa la pellicina sopra, però potete anche non farlo questo passaggio, e ci metto un coperchio così non si secca sopra. E anche la nostra besciamella è pronta. Dunque abbiamo il ripieno pronto, le crepe pronte, besciamella pronta, cosa manca? Il formaggio. Se volete metterci un po' di parmigiano, un po' di scamorza, un po' di mozzarella, mettete dentro quello che preferite, e una bella pirofila per metterci dentro i nostri cannelloni di crespella. Ora vi faccio vedere anche come piegare le crespelle, i vari tipi di piega. Intanto metto sotto un po' della mia bellissima besciamella sul fondo della pirofila. Metto il mio ripieno dentro la crespella. Qui dentro ora è il momento buono per metterci del formaggio come ho fatto io, oppure della mozzarella, del prosciutto, del bacon, qualsiasi cosa voi gli possiate cacciare dentro. Poi arrotolo e metto dentro questa specie di cannellone fatto di crespella dentro nella pirofila. Ma attenzione, se volete potete fare anche le pirofile, le crespelle, quelle fatte
a portafoglio, però si mette il ripieno solo in mezzo a crespella. Guardate cosa faccio col dito, faccio una riga in mezzo, uno spazio, perché se non faccio questo spazio qui, quando piegate a fazzoletto la crepe la spaccate, invece così non c'è il ripieno e quindi non si spacca. Ma io non è il tipo di crepe che voglio fare oggi lo voglio fare a cannelloni, quindi andiamo avanti con i nostri cannelloni. Altra malizia, guardate ora come faccio a chiudere il cannellone in crespella. Guardate, lo piego, guardate cosa faccio con la mano, ecco, lo tiro, vedete, come quando vi tirate su i pantaloncini, ecco, tiro verso di me e poi arrotolo, così non resteranno spazi vuoti all'interno della crepe, non resterà molliccia, resterà bella soda anche dopo che è cotta. Subito in pirofila, una volta che è appoggiata, di lì non si muove più. Ora però io ho avanzato un po' di tutto, crepe scassate, besciamella, un po' di ripieno, un po' di formaggio. Allora cosa faccio? Faccio una lasagnetta pirofila piccolina, ci metto sotto la besciamella e faccio gli strati con tutto quello che ho avanzato. Guardo un po' in giro sotto il tavolo tutto quello che c'è, 4 buchi, e questa qua la possiamo congelare o mettere in frigorifero per la prima volta che ci serve qualcosa di pronto, di veloce. Eccolo qui, guardate che bella, mica la butti via questa roba. Torniamo ai nostri cannelloni di crespella. Ora gli metto sopra la besciamella che ho avanzato, bella liscia, messa un po' dappertutto, ma volendo si vengono bene anche senza metterci la besciamella, solo un po' di formaggio e basta, però vabbè, dai, viene più buona così. E ce la metto anche abbondante, e poi ci metto sopra un po' di formaggio grana. Nel frattempo io avevo già acceso il forno a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Inforniamo a forno già caldo e aspettiamo. Guardate qua che roba, Questa è la ricetta perfetta per Natale, Pasqua, Ferragosto, Capodanno. Questa va sempre bene, piace a tutti, nessuno rompe le scatole e se la mangiano tutta. Un caro saluto da Gabriele, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti.